Se vuoi parlare italiano in modo autentico e naturale, proprio come noi, certo, è importante conoscere correttamente le regole grammaticali, le espressioni idiomatiche o quelle più naturali che usiamo nella vita di tutti i giorni, la pronuncia, il lessico in generale. Ma c'è anche un altro aspetto della lingua, di tutte le lingue, che spesso viene trascurato e che contribuisce a rendere il tuo italiano naturale e avanzato. E sto parlando delle esclamazioni. Gli italiani le usano continuamente per lamentarsi, esprimere meraviglia, dubbio, gioia, fastidio, soprattutto per lamentarsi, forse. Scherzo. Sto per presentarti alcune espressioni davvero importanti per portare il tuo italiano a un livello superiore. Nello specifico ti presenterò 7 formule esclamative, delle frasi vere e proprie usate in vari contesti, non esclamazioni classiche come "Oh no", "Oddio", "ma". Cominciamo subito. Facciamo tutto sotto forma di quiz. Scegli l'espressione corretta per completare questi mini dialoghi o queste frasi. Eccomi, sono arrivata. Mm, Ti aspetto da 2 ore. Hai voglia? Alla buon'ora o altro che. Hai 7 secondi per pensarci, ma ferma il video se hai bisogno di più tempo, eh. Alla buon'ora. Ti aspettavo da 2 ore. Qui abbiamo l'espressione alla buon'ora, che significa finalmente, ed è usata quando qualcosa o qualcuno che aspettavamo arriva e generalmente è usata con un tono di impazienza e nervosismo. Oh, alla buon'ora, finalmente siete arrivati. Numero 2. Hanno cancellato il concerto di Cesare Cremonini allo stadio di Ferrara. Ci tenevo a vederlo in concerto. Questa è facile. Meno male. Alla faccia o che peccato? Che peccato. Ci tenevo a vederlo in concerto. Facile, eh? Che peccato è usata per esprimere rammarico o dispiacere per qualcosa. Significa che sfortuna. Possiamo anche solo usare la parola peccato. Hai sporcato le scarpe nuove con l'olio? Che peccato! Ho usato questo esempio perché mi è successo davvero. Che rabbia! Se questa espressione è seguita da un verbo, questo sarà al congiuntivo, perché è un uso impersonale. Peccato che non siate venuti a cena con noi ieri sera. Ma niente teoria. Passiamo alla terza frase. Terzo mini dialogo. Volevate vedere la mia nuova piscina? Eccola! Mm, Questa è una signora piscina. Colloquialmente usiamo signor e signora prima di un altro sostantivo per indicare che qualcosa è eccellente, incredibile. È una signora piscina, significa una bella piscina, grande, eccellente, è un rafforzativo. Ma torniamo alla nostra frase. Come completeresti questo dialoghino? Neanche morto, non se ne parla nemmeno, alla faccia. Alla faccia! Questa è una signora piscina. Alla faccia è un'espressione colloquiale italiana decisamente naturale e che esprime meraviglia. E spesso è accompagnata da questo gesto della mano o da questa espressione. Alla faccia! Questa è una signora piscina. Può essere usata in modo isolato, come nel nostro esempio, oppure può essere seguita da un sostantivo.
preceduto dalla preposizione di o da una preposizione articolata che include di. Alla faccia della piscina significa wow, che piscina! Le formule esclamative sono espressioni colloquiali tipiche dell'italiano parlato in genere e possono acquisire delle sfumature di significato diverse in base al contesto, al tono usato o alle espressioni facciali che facciamo. Per chiarire il significato e gli usi di queste espressioni, ho preparato per te un documento PDF gratuito in cui ti spiego tutto quello che vedremo oggi in modo ordinato, con esempi aggiuntivi rispetto a quelli che vedrai. E non è finita, perché riceverai anche un esercizio per fissare al meglio quello che stiamo imparando insieme. Clicca sul link che trovi nella descrizione di questo video o nel primo commento e riceverai direttamente e gratuitamente tutto nella tua casella di posta, il documento PDF e l'esercizio. Passiamo al quarto mini dialogo. Alla fine la gita a Mantova è saltata. Le previsioni mettono pioggia. Non avevo per niente voglia di andarci. Meno male. Accidenti, porca miseria. Porca miseria. Meno male. Non avevo per niente voglia di andarci. Meno male è un'espressione con il significato di per fortuna, per fortuna. Esprime quindi sollievo per qualcosa che è successo o che non è successo. L'esame è saltato? Meno male, non avevo studiato per niente. Accidenti e porca miseria sono espressioni che esprimono stupore, positivo o negativo, o rabbia a seconda dei contesti, ma ne parleremo. Numero 5. Stiamo raccogliendo i soldi per il regalo di Marta. Tu ci stai? Tu partecipi? Io per Marta non tiro fuori un euro. Allora, hai voglia, neanche morto. Neanche morto. Io per Marta non tiro fuori un euro. Neanche morto. O neanche morta, se sei una donna, sono espressioni usate quando non vogliamo assolutamente fare qualcosa. Non faccio questa cosa neanche morto. Non ho nessuna intenzione di spendere dei soldi per lei. Oppure, a casa di Leo non ci vado neanche morto. Neanche morto vado a casa di Leo. Assolutamente no. Può essere sostituita anche dall'espressione neanche per sogno. Neanche per sogno. Io per Marta non tiro fuori un euro. È difficile memorizzare queste esclamazioni e i contesti in cui usarle, vero? Ma nel documento PDF spiego tutto per filo e per segno e potrai anche ricevere un esercizio per fissare al meglio quello che stai imparando. Il link è sempre nella descrizione di questo video. Numero 6. Hai visto le zebre durante il safari? Ne ho viste a iosa. A iosa significa tantissime. Hai voglia, alla faccia, ma fammi il piacere. Hai voglia, ne ho viste a iosa. Hai voglia è un'espressione usata in questo caso per confermare qualcosa con forza. Significa e come? Assolutamente sì. Un altro esempio. Hai finito l'esame in tempo? Hai voglia. Ho consegnato il foglio mezz'ora prima. Stiamo confermando con forza. Questa espressione può avere altri usi in italiano, ma ne parlo qui, in questo video che ho fatto con Paolino.
Passiamo al settimo mini dialogo. Ieri al telegiornale hanno parlato di tutti i cani che sono stati abbandonati quest'estate. Mm. Ma perché la gente prende i cani se poi non può o non vuole tenerli? E poi non ce l'hanno un cuore. Ma va, quante storie, roba da matti. Roba da matti. Ma perché la gente prende i cani se poi non può o non vuole tenerli? E poi non ce l'hanno un cuore. Roba da matti è un'altra espressione usata per esprimere incredulità, meraviglia, generalmente in senso negativo, roba da matti, ma non necessariamente, dipende dal contesto e dal tono che usiamo. Paul ha rotto gli spaghetti prima di cuocerli. Roba da matti. No, non si fa, ragazzi. Non si spezzano gli spaghetti prima di cuocerli. Roba da matti. Bene, queste erano 7 formule esclamative che volevo presentarti oggi. Rientra tra le tante espressioni colloquiali, naturali che noi italiani usiamo nella vita di tutti i giorni e trovi tantissimi video sul mio canale in cui parlo di queste espressioni. Se vuoi, puoi andarli a vedere. E ti ricordo che puoi scaricare il PDF e l'esercizio attraverso il link che trovi qui sotto. Grazie per la tua attenzione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!